Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Come di consueto commentiamo insieme le ultime in casa Inter partendo dai principali quotidiani in edicola oggi e naturalmente prendendo spunto tra le varie fonti giornalistiche. C'è un Inter che si rimette in moto sul calciomercato, ha avviato dei contatti per quelli che in questo momento sono gli obiettivi principali, ovvero Calaili e Cialobà. Andremo però a vedere anche 4 profili alternativi per la difesa dell'Inter. Sono profili diversi tra di loro e diversi da quelli che sono stati accostati all'Inter. Andiamo con ordine, partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Ecco, la Gazzetta dello Sport parla ancora del caso Bastoni. Andiamo giusto a leggere ciò che scrivono, giusto i titoli, poi ci concentriamo su altro, visto che ne abbiamo già ampiamente parlato nel contenuto di ieri. Leggiamo il titolo: Bastoni fa muro, la scelta di Ale non si presenta domani dal PM. La ragazza nega, illegale, invito a comparire al buio, la testimonianza della 17enne, non ho mai preso soldi per fare sesso. Andiamo poi avanti anche con gli altri articoli, si parla naturalmente di Bastoni anche su Tutto Sport e leggiamo: Bastoni ha deciso, non andrà in tribunale. L'avvocato difensore chiarisce, respingiamo ogni addebito. Le chat raccontano una dinamica che i giudici vogliono approfondire. Convocato al buio si avvarrà della facoltà di non rispondere. Ecco, praticamente c'è stata la testimonianza della ragazza che ha negato di aver ricevuto un compenso, di avere dei rapporti a pagamento. Chiaramente le indagini proseguiranno. Andiamo al punto, andiamo più sulla parte sportiva, perché chiaramente, come abbiamo detto ieri, è una situazione che ha poco a che vedere con la parte sportiva e in realtà riguarda poco anche l'Inter, se non, tra virgolette, di riflesso. Leggiamo però: l'Inter vicino al giocatore, ma il futuro resta un rebus. Bastoni è rientrato dalla vacanza in Puglia ed è scosso. Dal Real Madrid nessuna offerta, ma lo scenario può cambiare. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. E in pratica non è che lo scenario cambia a seconda dell'andamento dell'indagine, è uno scenario che può cambiare soltanto nel momento in cui arriva un'offerta importante. Chiaramente, se l'offerta convince l'Inter, ci si siede insomma col calciatore per valutarlo insieme. È uno scenario simile anche a qualche giorno fa. Se fosse arrivata un'offerta da 70 milioni, l'Inter l'avrebbe valutata insieme al calciatore. Ciò che potrebbe cambiare naturalmente è dal lato calciatore, che potrebbe decidere di cambiare aria, perché comunque si è creato un clima difficile intorno a Bastoni, tra le polemiche relative alla parte sportiva, quindi l'espulsione nel caso Kalulu, tra le polemiche relative all'espulsione in Bosnia-Italia, quando poi in realtà non era neanche lui il principale, o quantomeno non il solo responsabile. Ecco, adesso ci sono questi guai giudiziari decisamente più importanti, un'accusa ben più grave, poi tutta da dimostrare, ma l'accusa è ben più grave, quindi chiaramente Bastoni potrebbe anche optare di cambiare aria, ammesso che arrivi però un'offerta. Andiamo avanti con gli altri temi di giornata e arriviamo a temi decisamente più interessanti, quindi sul calciomercato, sui nomi accostati all'Inter. Il Corriere dello Sport scrive: Cialobà la svolta, il Como vira su Solé, ma all'Inter va bene, ora tutto sull'inglese. Il club lariano aveva in pugno il giocatore, poi il Chelsea ha alzato il prezzo quando i nerazzurri si sono fatti avanti. Il nuovo scenario. Praticamente il Como aveva fatto un'offerta, come ben sappiamo, per Cialobà di 25 milioni più 2 di bonus, il Chelsea l'ha rifiutata, chiederebbe 30 più 5 di bonus. In questo momento il Como ha virato su Solé. Solé, che è una pista che l'Inter ha praticamente abbandonato, non per la parte economica e, da quanto si legge, neanche per la parte tecnica, quanto per la parte relativa all'aspetto fisico. L'Inter non è convinta dalla tenuta del ginocchio di Solé, che nel 2020 ha avuto un'operazione al crociato e, secondo i dirigenti nerazzurri, potrebbe avere ancora problemi di cartilagine, potrebbe avere problemi nel momento in cui ovviamente il numero di impegni è molto più intenso rispetto a quello che ha a Udine. Naturalmente all'Inter giocherebbe 3 partite in 7 giorni, all'Udinese non ci sono coppe europee. Chiaramente è una situazione che fa venire qualche dubbio, perché i problemi fisici sono spuntati, o meglio il dubbio sulle condizioni sono arrivati soltanto dopo che l'Inter aveva mosso dei passi ufficiali, aveva mosso dei passi con l'agente del calciatore, aveva fatto una prima proposta all'Udinese. E a quel punto viene da chiedere: o ci sono altre motivazioni che naturalmente non sapremo mai,
Oppure magari era stato valutato che a 18 milioni, 18-20 milioni, insomma quella che era stata l'offerta dell'Inter, era un rischio che si poteva correre, a 25-30 è un rischio che l'Inter non vuole assumersi. Non sarebbe, ecco, una pista da scartare questa, e sarebbe anche comprensibile in un certo senso. Certo, se hai dubbi sull'affidabilità fisica, almeno per quanto mi riguarda, non andrei neanche a fare un'offerta per 25 milioni, per 20 milioni, per 15 milioni, perché a quel punto, ecco, se non dà garanzie fisiche, significa che magari posso fare un affare sul prezzo per il rapporto qualità-prezzo, ma nel corso della stagione posso andare in difficoltà. Fatto sta che l'Inter praticamente vira su Chalobah, e praticamente Inter e Como si stanno dividendo gli obiettivi, perché il Como ha lasciato la pista a Chalobah e va su Solé, l'Inter ha allacciato rapporti con Chalobah ed ha avuto i primi contatti con l'agente del calciatore. Insomma, l'Inter conosce il prezzo, potrebbe provare l'offensiva per il centrale inglese dei Blues. Perché l'Inter potrebbe puntare forte su Chalobah? Quali sono le sue caratteristiche? Ecco, che potrebbero convincere praticamente l'Inter. Andiamo a prendere anche quella che è la scheda di Chalobah, almeno per quanto riguarda la parte relativa alle statistiche, ai numeri. Ecco, vediamo, è un calciatore che ha ottimi duelli difensivi, buoni numeri su palloni recuperati, buoni passaggi. Che tipo di difensore è? Perché sta convincendo tanto l'Inter? Innanzitutto è un difensore che ha 27 anni, quindi dal punto di vista anagrafico ancora tanti anni, e è un calciatore che però ha grande esperienza col Chelsea, anche in competizioni internazionali. Il prezzo, come detto, sarebbe di circa 30 milioni più bonus, quindi una cifra intorno ai 35 milioni. Poi sappiamo in queste trattative vanno modulati i bonus, va trovata sempre l'intesa, quindi però insomma il prezzo è su per giù quello. È di piede destro, è un calciatore molto forte fisicamente, 1,90 m, che però non gli negano anche una buona rapidità. Ecco, secondo me l'Inter punta Chalobah perché è quel calciatore forte nei duelli fisici, bravo in marcatura e che comunque riesce a coprire anche la profondità perché è un calciatore rapido. Diciamo che Chalobah, se rapportato agli altri difensori dell'Inter, è quello più centrale, quello che più può svolgere meglio il ruolo del centrale della difesa a 3, e quindi questo può far optare per un investimento su quel giocatore in modo da utilizzarlo da titolare, perché se spendi 35 milioni lo utilizzi probabilmente da titolare, e quindi dirottare magari Akanji sulla destra. Poi ovviamente Bissek, Akanji, Chalobah sono anche interscambiabili, e questo è un altro punto che può far optare per la scelta Chalobah, è il fatto che lui può giocare sì da centrale, ma può giocare anche da terzo a destra. Quindi ecco, l'Inter va sempre a cercare questo tipo di calciatori che sono un po' interscambiabili, che possono occupare più posizioni e che quindi possono dare sia delle alternative dal punto di vista tattico, sia possono permettere anche delle scelte diverse per quanto riguarda, ecco, proprio la scelta degli 11, la scelta della difesa che scende in campo. Qual è il contro, secondo me, di Chalobah? Manca un po' di leadership difensiva. Ecco, io non lo vedo un difensore che guida la linea, che guida anche i compagni di reparto, quindi da questo punto di vista forse l'Inter perde qualcosa rispetto per esempio a quello che è stato Acerbi in questi ultimi anni, e qualche volta dei problemi di concentrazione. Ecco, non è un difensore che fa tantissimi errori a partita, però qualcuno a volte lo commette. Andiamo anche sull'altro tema di giornata, prima poi di analizzare invece quelli che sono secondo me i profili alternativi. Leggiamo su Tuttosport: Mkhitaryan 2027 non basta, ora l'Inter rincorre. Jones il vero obiettivo in mezzo al campo, che però come ben sappiamo in questo momento non è la priorità, perché si valuteranno prima Stankovic, Massolen, si devono prendere prima calciatori che rappresentano una priorità, dopodiché si può puntare, ecco, anche al centrocampista, anche a seconda delle uscite, una su tutte è quella di Frattesi. Adesso Ausilio cerca di stringere per Calaili e Chalobah. Anche per Calaili ci sono stati dei contatti, c'è stato un contatto con gli agenti, l'Inter conosce anche per Calaili il prezzo, è in questo momento in poll perché il Napoli si è defilato, deve fare prima delle cessioni, il Napoli che aveva l'accordo con l'agente, ma insomma 1,5 milioni di ingaggio annuale non è un accordo difficile da trovare, non aveva quello con l'Union Saint-Gilloise. L'Inter sarebbe pronta a puntare forte su Calaili,
Tanto è vero che, come ha riportato anche Fabrizio Romano, c'era stato un altro esterno proposto dalla Premier League. L'Inter però al momento non lo ha valutato, quindi al momento l'Inter è concentrata sull'esterno israeliano e sarebbe pronta, ecco, a muovere passi ufficiali. Torniamo sul tema difensori però, perché se per il quinto avevamo ampiamente parlato anche delle alternative e Calaili era un nome assolutamente molto valido, passiamo all'aspetto relativo ai difensori e a quali sono, secondo me, le alternative per il ruolo dei difensori. Queste sono le statistiche di Chalobah, le abbiamo viste benissimo. Cosa abbiamo appena detto? Praticamente l'Inter lascia la pista a Solé. Solé che era un calciatore diverso rispetto a Chalobah, era più da terzo di difesa, sia a destra sia eventualmente anche da vice bastoni perché di piede destro. Chi potrebbe andare a puntare l'Inter in realtà è un calciatore, Sadibou Sané, ecco andiamo a prenderlo dopo il nome che le statistiche di Affengruber invece. Sadibou Sané che è un calciatore in questo momento difficile da andare a prendere perché è molto vicino all'accordo col Monaco, però non dovrebbe essere ancora ufficiale, quindi sappiamo quando non è ufficiale c'è sempre la possibilità di inserirsi. Sané che il Metz più che altro ha l'accordo col Monaco per 10 milioni, quindi insomma costo molto contenuto. Nella scheda vediamo un confronto con Solé, perché secondo me è un calciatore molto simile al difensore dell'Udinese e lo vediamo anche nel grafico. Poi naturalmente ci sono delle differenze tra le statistiche, sia per il tipo di squadra, le statistiche vanno contestualizzate nel campionato in cui si gioca, però è un giocatore molto interessante, Sané, difensore del Metz. È un calciatore di 22 anni, come detto un costo contenuto, è di piede destro, alto 1,85 m, è simile a Solé perché è un calciatore molto aggressivo che magari attacca l'avversario, è forte fisicamente, forte nei duelli, è anche veloce e diciamo che sarebbe proprio ideale da terzo di destra. Perché potrebbe essere utile all'Inter? Ovviamente non al posto di Chalobah, ma magari in accoppiata, visto che Ausilio ha parlato di 2 difensori, potrebbe essere utile perché magari l'Inter potrebbe valutare Chalobah e Akanji da centrale, visto che Akanji lo ha fatto già quest'anno il centrale, e da terzo a destra avere ecco Bissek e Sané come alternativa. È un nome molto interessante, perde forse qualcosa ecco nelle letture difensive e assomiglia molto a Solé, come detto, soprattutto forse al primo Solé, e a volte è soprattutto troppo aggressivo, troppo irruento sull'avversario. Chiaramente è un profilo da andare a migliorare perché un calciatore di 22 anni che arriverebbe ad un costo accessibile, però secondo me è un nome molto interessante da tenere d'occhio se si concretizzerà, se diventerà ufficiale il passaggio al Monaco. Secondo me è anche un calciatore che nei prossimi anni potrebbe essere in rampa di lancio e potremmo vederlo passare anche in un top club. Andiamo con l'altro nome, quello che avevamo accennato poco fa, ed è invece lui un'alternativa a Chalobah. Affengruber, centrale dell'Elche, che si è messo in mostra nell'ultima Liga spagnola, è un calciatore che ha attirato già l'attenzione di diversi club. Era stato accostato al Milan, alla Juventus, all'Atletico Madrid. È un calciatore non costosissimo, il costo dovrebbe essere intorno ai 20 milioni, tra i 15 e i 20 milioni, ed è un difensore centrale, anche centrale della difesa a 3 potrebbe essere, molto diverso da Solé. È forse un po' più affidabile, ecco, è più quel centrale equilibrato, bravo tecnicamente, è un calciatore dalle buone letture difensive, bravo nei duelli e soprattutto ha una buona leadership. Ecco, Affengruber secondo me potrebbe guidare la linea meglio di Chalobah. Cosa perde rispetto a Chalobah? È un calciatore di 25 anni, quindi non è molto più giovane rispetto al centrale del Chelsea, ma ha molta meno esperienza internazionale. Perde anche per quanto riguarda la rapidità. Non è lentissimo, però non ha neanche quello scatto, quella rapidità sul breve che magari ha Chalobah. Quindi, facendo un paragone tra i due, Chalobah più forte in marcatura, più forte nel duello fisico, più ecco da quel difensore insomma che sta attaccato all'uomo. Affengruber è più da letture difensive, non è scarso nei duelli, però è più da, ecco, anche tecnicamente forse leggermente superiore, è più quel centrale equilibrato, non rapidissimo però. Quindi diciamo che sarebbe comunque un'alternativa, secondo me, molto valida ad un prezzo un po' più basso. Ovviamente qui dipende che tipo di centrale si vuole andare a prendere, se è quello più aggressivo o quello più ordinato.
Poi ci sono altri due nomi, uno potrebbe essere un'alternativa a Bastoni e infatti in grafica vediamo proprio il confronto con Bastoni. È Hendrix dello Stoccarda. Occhio, ad oggi non è Bastoni, potrebbe essere un'alternativa. In quale caso potrebbe essere utile all'Inter nel momento in cui l'Inter valuta di avere comunque Chalobah, Akanji, Bissek, vuole utilizzare Carlos Augusto da quinto a sinistra, da vice di Marco e quindi può optare per un'alternativa a Bastoni. Che tipo di difensore è Hendrix? È un calciatore di 24 anni, come detto in forza allo Stoccarda, costo di circa 25 milioni, almeno è la valutazione di Transfer Market, poi bisognerebbe capire qual è la valutazione dello Stoccarda, se valuta il calciatore molto di più o se c'è margine di trattativa. Come vediamo nella grafica ha dei numeri, un aspetto statistico in alcuni punti simile a Bastoni, ecco, non è un calciatore che va molto sui duelli, ma va più in conduzione, ecco, buoni passaggi, buona la percentuale dei passaggi in avanti, passaggi progressivi, non è male, ovviamente Bastoni è forse uno dei migliori in questo senso. È un calciatore che è bravo nelle uscite difensive, nelle letture, nell'anticipo, ma soprattutto mostra grande qualità in conduzione, nei passaggi dal punto di vista tecnico ed è mancino. È ideale secondo me da terzo a sinistra, Hendrix, però ecco, diciamo che ha poca versatilità dal punto di vista tattico, lo vedrei poco da centrale della difesa 3, sarebbe un adattato, mi dà molta la sensazione di un calciatore simile a Bastoni e come detto l'Inter potrebbe puntare su di lui soltanto nel caso in cui magari vuole utilizzare Carlos Augusto da quinto, quindi magari, ecco, se immaginiamo escono Diouf e Luis Enrique, si prende un quinto a destra di riserva, si utilizza Carlos Augusto come alternativa a Di Marco, serve un'alternativa a Bastoni, potrebbe essere una scelta, ribadisco, a patto che però il prezzo non sia troppo esagerato. E poi andiamo a vedere un altro difensore che però, ecco, non sarebbe l'alternativa assolutamente a Chalobah e sarebbe più per il futuro, un difensore a basso costo ed è Julius Ascu dell'Odense. È un calciatore di 20 anni, è un calciatore che Transfer Market valuta 2 milioni e mezzo. Qui vediamo le statistiche. Naturalmente, come dico sempre, le statistiche vanno analizzate, il calciatore va guardato comunque a video. Ovviamente in questo contenuto io non posso mostrare le immagini delle partite, quindi prendiamo le statistiche per avere un'idea. È un calciatore che dal punto di vista, ecco, dei numeri sembra molto completo, per duelli difensivi, per palloni recuperati, per passaggi, è un calciatore che secondo me può crescere tanto, perché è bravo anche nel duello aereo, non è altissimo, è un 1,79 m se non vado errato, comunque non è altissimo, però è bravo nel duello aereo, è bravo nelle letture, bravo negli anticipi e tecnicamente non è scarso. Il punto qual è? Che è quel tipo di calciatore però da sgrezzare, perché a volte anche negli anticipi ha una buona lettura, ha tempo di anticipo, però sempre un po' goffo, ecco, dal punto di vista proprio dell'uscita tecnica, dell'anticipo sull'avversario. È un calciatore che va migliorato, è più un profilo per il futuro e tra quelli citati è sicuramente anche quello meno pronto. Il vantaggio quale sarebbe? Che ha una valutazione bassa, per esempio Transfermarkt lo valuta a 2 milioni e mezzo, quindi per quanto anche quelle sono valutazioni da prendere con le pinze, immagino che potrebbe valere 5, 6 milioni, 7 milioni, non penso che abbia un costo molto elevato, anche perché non c'è nessun top team su di lui, e sarebbe quel profilo che magari può essere utilizzato o come alternativa o magari tra Under 23 e prima squadra, però secondo me, ecco, è un calciatore che ha ampi margini di miglioramento, sarebbe un centrale della difesa 3, potrebbe secondo me agire anche da terzo a destra. Ecco, è quel tipo di calciatore, come io dico sempre, che presenta un costo basso, un rischio quindi limitato, perché anche se sbagli l'investimento è un costo che può essere tranquillamente ammortizzato, che però può avere delle percentuali di riuscita alte e quindi c'è molto più da guadagnare rispetto al rischio che si ha di perdere. Però era giusto un nome, un appunto. Come detto, ci sono diversi profili, diverse alternative a Chalobah, le abbiamo analizzate dal mio punto di vista. Naturalmente, come abbiamo detto, però in questo momento l'inglese è la priorità dell'Inter, dopodiché io penso che l'Inter cercherà o un calciatore che costi qualcosina in meno, oppure attenderà prima delle uscite, prima di fare introiti, di liberare spazio a bilancio e poi andare a prendere un altro difensore.
Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti, sia sui nomi citati, sia sulle ultime di mercato dell'Inter e come dico sempre su tutto ciò che riguarda il mondo nerazzurro e come sempre io vi lascio proprio con un gran bel Forza Inter.